Ciao a tutti, io sono Carlo Orlandi del corso di fotografia online e gratuito di Player 2 Lighting e in questa lezione parliamo del bilanciamento del bianco, ovvero di come dire alla nostra macchina fotografica di che colore è la luce al momento dello scatto, così da permettere alla macchina fotografica di fare gli aggiustamenti necessari per avere nelle nostre fotografie i bianchi che appaiano effettivamente bianchi e di conseguenza che tutti gli altri colori appaiano con toni naturali. Ma prima di continuare un ringraziamento speciale va alla KF Concept, che è lo sponsor di questa lezione. La KF Concept produce un'ampia gamma di zaini, filtri fotografici e cavalletti con un ottimo bilanciamento tra prezzo e qualità. Abbiamo spesso parlato della KF Concept qui su P2L proprio perché li utilizzo io quotidianamente per la mia attrezzatura fotografica. Potete trovare maggiori informazioni sui loro prodotti sul sito can'tfate.it o seguendo il link che trovate in descrizione. E ora continuiamo con la lezione sul bilanciamento del bianco. La differenza di colore di ogni fonte luminosa viene misurata in gradi Kelvin con la temperatura colore. Più il valore di temperatura colore è basso, per esempio una candela, e più questa luce avrà una componente arancione, mentre più il valore di temperatura colore è alto, per esempio il sole, e più questa luce avrà una componente blu. Per darci un'idea sui valori generici della temperatura colore, una classica lampadina a incandescenza di quelle che vediamo arancioni anche a occhio nudo si aggira sui 3200 Kelvin, invece il sole in una giornata in cui il cielo è terso si trova sui 5200 Kelvin, 5600 Kelvin. Senza addentrarci subito nella teoria, andiamo a vedere nella pratica come impostare il bilanciamento del bianco e perché è un valore così importante all'interno delle nostre fotografie. A prescindere dalla marca e dal modello di macchina fotografica che utilizziamo, solitamente il bilanciamento del bianco viene indicato sui tasti fisici come WB, ovvero White Balance, mentre all'interno dei menu lo possiamo trovare appunto come White Balance o come bilanciamento del bianco. La prima voce del bilanciamento del bianco è quella automatica, che viene indicata con Auto oppure con le lettere AWB, ovvero Auto White Balance. Dopodiché abbiamo varie voci che identificano delle situazioni standard che possiamo incontrare sia con la luce naturale sia con luci artificiali. Le più importanti, non a caso le ho citate all'inizio del video, sono la luce diurna e la luce a incandescenza. Nel caso della Canon la luce diurna viene indicata con 5200 Kelvin, ma visto che il sole nell'arco della giornata cambia temperatura colore, ogni marca può avere dei valori leggermente diversi. Per esempio su altre marche potreste trovare 5500 Kelvin o 5600 Kelvin, mentre la luce a incandescenza è quella classica, come quella che vedete qui vicino a me, che ha una tonalità arancione e, come abbiamo detto, ha una temperatura colore che si aggira sui 3200 Kelvin. Dopodiché abbiamo altre due modalità che interessano la luce naturale e che sono situazione nuvolosa e ombra, e se andiamo a vedere i valori, tendenzialmente quando siamo nella situazione nuvolosa la temperatura colore è ancora più alta, si aggira sui 6000 Kelvin, mentre se siamo all'ombra la temperatura colore va a 7000 Kelvin. Quindi delle situazioni di luce naturale sappiamo che quando ci troviamo all'ombra, in quel momento la luce avrà la maggiore componente blu. Dopodiché, riguardo le luci artificiali, oltre alla luce a incandescenza o tungsteno che troviamo su tutte le macchine fotografiche, di altre voci potremmo trovarne più o meno in base alla macchina fotografica che utilizziamo. Solitamente però c'è la voce per la luce fluorescente, che è quel tipo di illuminazione che si utilizzava soprattutto negli uffici vecchi, che ha anche un coloretto un po' verde, un po' spiacevole. Dopodiché c'è l'impostazione per i flash, che è una temperatura colore che si avvicina molto a quella diurna, proprio perché i flash fotografici sono pensati per emulare la luce del sole in tutto e per tutto, però solitamente ogni marca di macchine fotografiche ha questo valore di bilanciamento del bianco un po' diverso per renderlo compatibile con i flash che produce la stessa società, e solitamente anche questa impostazione è leggermente più calda nei toni come risultato, proprio perché i flash vengono utilizzati nella ritrattistica e quindi si cerca di avere un incarnato che sia un po' più roseo, che non abbia un tono troppo neutro. E infine abbiamo l'impostazione per il bilanciamento del bianco personalizzato, che possiamo trovare anche come Custom White Balance.
Iniziamo con il bilanciamento del bianco automatico che, un po' come il nostro cervello, cerca di interpretare la scena che stiamo inquadrando per capire come bilanciarla e rendere neutri e piacevoli i colori. In questo caso quindi scattiamo la nostra fotografia e vediamo che il risultato è più che accettabile. A un primo sguardo non c'è niente che ci dà particolarmente fastidio e quindi la fotografia potrebbe andare bene così. E infatti il bilanciamento del bianco automatico è una buona scelta nelle situazioni dove dobbiamo scattare velocemente e non abbiamo il tempo di ragionare bene sul bilanciamento del bianco da utilizzare, e magari è una situazione dove la temperatura colore della scena che stiamo fotografando cambia molto spesso. Se per esempio scattiamo da un interno e poi usciamo all'esterno e poi ritorniamo dentro in questa maniera, se impostiamo il bilanciamento del bianco manuale dobbiamo ogni volta cambiare il bilanciamento del bianco tra esterno e interno. Con il bilanciamento del bianco automatico invece la macchina fotografica pensa a tutto quanto e solitamente i risultati sono abbastanza buoni, ma alla fine del video vedremo perché il bilanciamento del bianco automatico, soprattutto per lavori più professionali, non è la soluzione migliore. Facciamo conto adesso che noi abbiamo appena acceso la nostra macchina fotografica e magari la volta precedente avevamo impostato qualcosa sul bilanciamento del bianco, ma adesso non stiamo a ricontrollare, quindi io accendo la macchina fotografica e scatto la fotografia e questa volta vedo che i colori a colpo d'occhio non vanno bene, l'immagine è troppo arancione. Questo perché se vado a controllare il bilanciamento del bianco in questa fotografia era impostato a luce diurna e questo ci dà un suggerimento, un po' ci fa capire come funziona il bilanciamento del bianco in una macchina fotografica. Infatti, se noi impostiamo il bilanciamento del bianco sulla macchina fotografica a luce diurna, stiamo dicendo alla macchina fotografica che la luce presente al momento dello scatto ha una componente blu. Quindi la macchina fotografica, per rendere neutra l'immagine, sposta il colore della fotografia che sta processando verso l'arancione. Quindi se la fotografia inizialmente tende sul blu, la macchina fotografica la sposta un po' verso l'arancione e ci troviamo sui colori neutri. Però in questo caso io ho impostato la luce a diurna, ma in realtà la fonte di luce, come potete vedere anche dal video, è arancione. Quindi quello che succede è che la fotografia che aveva già una luce come temperatura colore arancione passa nella macchina fotografica che la sposta ancora più nell'arancione e quindi l'immagine che viene salvata sulla macchina fotografica effettivamente è sbagliata. Quello che possiamo fare, sapendo che la fonte luminosa ha una temperatura colore di circa 3200 Kelvin perché è come una lampada a incandescenza, impostiamo l'icona della lampadina sulla macchina fotografica e scattiamo la nostra fotografia e a questo punto vediamo che la fotografia è tornata a essere normale. Ma possiamo fare lo stesso esperimento al contrario se un po' magicamente cambiamo la temperatura colore di questa luce e adesso questa luce simula una luce di una giornata di sole, quindi la temperatura colore attualmente di questa lampadina si aggira sui 5200-5600 Kelvin, mentre io adesso sono impostato come luce a incandescenza, come luce tungsteno sulla macchina fotografica, quindi se scatto la mia fotografia come prima è sbagliata, ma questa volta non è troppo arancione ma è troppo blu. Di nuovo perché io alla macchina fotografica ho detto aspettati di vedere una luce arancione e la macchina fotografica, per darmi una luce neutra da arancione, sposta un po' la temperatura colore dell'immagine verso il blu. Però essendo la luce invece diurna e quindi con una componente blu, in questo caso l'effetto praticamente si raddoppia e la fotografia che esce fuori è sbagliata perché è troppo blu. E di nuovo come prima, in questo caso noi passiamo da luce a incandescenza verso luce diurna, che è quella che sappiamo essere la temperatura colore di questa lampadina, e scattiamo la nostra fotografia e a questo punto vediamo che la fotografia è di nuovo tornata con una temperatura colore con dei colori neutri.
Abbiamo visto quindi che nel bilanciamento del bianco si parla di questo equilibrio tra toni arancioni e toni blu, ma in realtà la questione è un po' più complicata di così, perché infatti se andiamo a impostare il bilanciamento del bianco a luce fluorescente e scattiamo la nostra fotografia, vediamo che in questo caso la fotografia non è né troppo blu né troppo arancione, bensì è leggermente magenta. Questo perché, come abbiamo detto, le luci fluorescenti o anche le luci LED o a risparmio energetico a volte hanno una leggera componente verdastra e nel momento in cui è stato creato il bilanciamento del bianco nel mondo della fotografia digitale si è resi conto che c'è anche questo problema quando bisogna bilanciare le luci, e quindi a fianco del bilanciamento classico tra arancione e blu è stato creato un altro bilanciamento tra magenta e verde. Questo bilanciamento aggiuntivo è importante da conoscere perché ci permette di fare i bilanciamenti del bianco anche in situazioni piuttosto estreme, e in più lo troviamo nei programmi di post-produzione come per esempio Photoshop e Lightroom, dove sotto alla barra classica arancione e blu c'è anche questa barra magenta verde, e dobbiamo anche tenere in considerazione che questa barra aggiuntiva di calibrazione non è pensata per situazioni normali, quindi se stiamo scattando alla luce del sole o con una luce per esempio di una candela o luce a incandescenza, solitamente la barra magenta verde non dovrebbe essere toccata troppo, magari ci sono piccoli aggiustamenti, ma tendenzialmente dovrebbe rimanere al centro. Tutte queste voci preimpostate che abbiamo visto nel menu del bilanciamento del bianco però sono soltanto delle situazioni standard che non si adattano perfettamente alle situazioni dove scattiamo normalmente, perché ci sono un'infinità di variabili che possono andare a influenzare sulla temperatura colore della scena che stiamo fotografando, e a questo punto verrebbe da tornare a pensare di scattare tutto quanto in bilanciamento del bianco automatico, perché effettivamente questa è la modalità che si adatta in tempo reale a ciò che stiamo fotografando, e come abbiamo detto in molte situazioni è comoda come alternativa, però se scattiamo in JPEG questa potrebbe non essere una soluzione ideale quando stiamo per esempio facendo una sessione fotografica dove le luci non cambiano e quindi la temperatura colore è costante, perché con il bilanciamento del bianco automatico in base a ciò che stiamo inquadrando il colore potrebbe avere delle fluttuazioni, quindi poi in fase di post produzione, quando dobbiamo raccogliere le immagini magari per consegnarle a un cliente, dobbiamo metterci a fare tutti gli aggiustamenti su ogni singola fotografia per riuscire ad avere un colore che sia costante per tutta quanta la sessione fotografica. Anche se questo è un corso di fotografia, volevo accennare al bilanciamento del bianco legato alla registrazione di video. Infatti, se registriamo video e usiamo il bilanciamento del bianco automatico, possiamo avere grandi problemi in fase di post-produzione quando facciamo la correzione colore, perché in quel caso noi abbiamo un video unico dove i colori fluttuano in continuazione perché il bilanciamento del bianco si sta aggiustando in tempo reale, e quindi se facciamo correzioni di colore in una parte del filmato, improvvisamente questa correzione poi diventerà sbagliata nel caso che il bilanciamento del bianco in automatico si sposta su un'altra tonalità. E infine, tornando anche alla fotografia, il bilanciamento del bianco, come tutte quante le impostazioni automatiche, per esempio quella dell'esposizione, può essere ingannato dalla scena che stiamo inquadrando. Infatti in questo caso il tavolo è grigio e le pedine di questo gioco sono tendenzialmente bianche, quindi la macchina fotografica riesce a capire come rendere neutri i colori, però nel caso che noi abbiamo una scena con dei colori un po' incerti, se per esempio questo tavolo fosse un po' giallognolo o un po' bluastro, la macchina fotografica comunque penserebbe che è grigio perché non ha un modo di saperlo con certezza, e quindi in quel caso porterebbe a un bilanciamento del bianco non completamente corretto. E quindi ci chiederemo come possiamo ottenere un bilanciamento del bianco che sia il più possibile corretto. La risposta è il bilanciamento del bianco personalizzato fatto al momento dello scatto o in post produzione, e questo bilanciamento del bianco personalizzato lo possiamo fare con un semplice foglio di carta oppure utilizzando dei cartoncini di grigio certificato o anche bianco certificato che costano un pochetto, però se facciamo fotografia a livello più professionale ci tornano molto comodi, e questi cartoncini li possiamo trovare in una dimensione più piccola oppure anche in una dimensione più grande se per esempio facciamo foto un po' più da lontano, ma di questo parleremo nella
nella prossima lezione di questo e di altri argomenti un po' più avanzati riguardo al bilanciamento del bianco. Per ora prendete dimestichezza con il bilanciamento del bianco che trovate nella vostra macchina fotografica, con le varie opzioni e come cambiarle, e vi suggerisco anche un piccolo esercizio che potete fare durante la vostra giornata, ovvero date un'occhiata alle varie fonti di luce che incontrate e cercate di notare la differenza di temperatura, colore e colore in generale che ogni lampadina o anche ogni fonte di luce ha durante la vostra giornata. E inoltre potete cominciare anche a guardare per esempio le lampadine quando le comprate nella scatola. Vedete che ogni lampadina ha indicata anche la temperatura colore, e a questo punto, quando avete cominciato a studiare fotografia, comincerete a riconoscere molto facilmente i valori di temperatura colore e saprete molto più con precisione cosa aspettarvi da una lampadina che state comprando. Come sempre, per dubbi o suggerimenti potete iscrivermi su carlo@player2.com, potete seguire Player 2 Lighting su Instagram o Twitter a @player2, oppure su Facebook a facebook.com/p2lighting, e mi raccomando visitate il sito di Player 2 Lighting a player2.com e iscrivetevi al forum a player2.com/forum. Grazie per aver visto questa lezione e ci vediamo alla prossima!